Ciao a tutti, sono Aaron di Elysium e siamo qua al Plan B Forum con Federico. Ciao a tutti. Federico, cos'è che fai nel mondo Bitcoin? Allora, io lavoro per Bitfinex, mi occupo di un paio di progetti. Uno, abbiamo un team che lavora per sviluppare open source su RGB, dove RGB è un protocollo di tokenizzazione su Bitcoin e Lightning, con l'obiettivo di portare stablecoin e altri token su Lightning per pagamenti e trading. E poi seguo anche un altro progetto per il trading di opzioni e future, quindi insomma trading un po' più avanzato per i clienti di Bitfinex. Sappiamo che Bitcoin è nato nel 2009 ed è nato in un modo per determinati scopi e adesso si sta trasformando un po' come base layer per altre tipologie di asset. Te come la vedi questa innovazione? Sicuramente molti si sono accorti che Bitcoin è nato con l'obiettivo del caso d'uso monetario, però per abilitarlo è stato necessario sviluppare una tecnologia e un sistema di incentivi tali che lo rendesse sicuro e che quindi non fosse possibile fare double spending, rubarsi Bitcoin, cioè tutte le qualità che ci servono per usare Bitcoin in maniera sicura. Ora, questo è sempre stato usato per Bitcoin, però altri casi d'uso che non sono necessariamente monetari potrebbero beneficiare dello stesso modello di sicurezza di Bitcoin, creare tokenizzazione di altri asset, appunto a partire dalle stablecoin, che sono quelli che sono i token che ora sono più diffusi e hanno più successo, ma altre cose magari in futuro, tipo security, invece che girare su layer che fanno compromessi di sicurezza, girando su Bitcoin possono avere tutti i benefici che chi usa Bitcoin è contento di avere quando fa una transazione. Quindi le banche che per anni hanno avuto una faida contro Bitcoin oggi sono convinti dal layer di sicurezza, quindi la sicurezza che spinge un istituto finanziario a emettere un asset sulla blockchain di Bitcoin. Sì, diciamo che appunto se uno è interessato a emettere asset, la blockchain di Bitcoin è molto appealing sia per istituti finanziari che per issuer più piccoli, perché non devi aggiungere un livello di trust nella persona che mantiene l'infrastruttura, perché normalmente tu hai un qualcuno, un'entità o un gruppo di entità in caso di modelli federati che mantengono l'infrastruttura e che però questo diventa potenzialmente una liability se qualcosa va storto. Quindi se uno vuole eliminare quel rischio lì, Bitcoin è la soluzione migliore esistente, totalmente decentralizzato, non aggiunge i rischi di controparti verso un gestore dell'infrastruttura e non ha nessun magari token nativo di dubbia natura giuridica come il caso di tante chain che hanno fatto ICO e che quindi si aggiunge la liability legale di usare un token che potrebbe in futuro avere problemi. Stanno effettivamente iniziando queste implementazioni e hanno lo scopo di diventare di larga scala. Quali sono i trade-off di questa implementazione di asset chiaramente trasportati sul layer di Bitcoin e quali sono poi in futuro le migliorie per mitigare questi trade-off? I trade-off sono i trade-off che ha Bitcoin, nel senso che è molto sicuro però costa. Cioè costa fare transazioni in Bitcoin e in futuro potrebbe costare ancora di più. Quindi questo è un trade-off. Quindi se tu cerchi un modo per trasportare asset a costo quasi zero, Bitcoin può rappresentare un problema. La mitigazione di questo problema è usare i layer 2 di Bitcoin, quindi usare Lightning. È magari complesso da usare, c'è la questione dell'inbound liquidity, quindi anche lì ci sono dei trade-off che per molti casi d'uso sono trade-off vincenti, però chiaramente non è la stessa cosa di usare un database centralizzato come può voler usare una banca in alcuni casi. Tu come la vedi la Svizzera posizionata in questa adozione tecnologica? La Svizzera è sicuramente più competitiva di altri mercati più vicini come molti mercati europei. Dipende un po' dal caso d'uso, perché chiaramente qualunque cosa fa c'è la regolamentazione che si adatta di meglio, le regolamentazioni evolvono. Cioè che la Svizzera ha dimostrato di sapersi muovere discretamente bene, però ci sono tante altre giurisdizioni nel mondo che anche stanno facendo un ottimo lavoro, quindi poi vedremo nei prossimi anni quali diventeranno dei poli attrattivi per il settore. Bene, ti ringrazio. Grazie e un saluto da Plan B.